Parleremo di copioni teatrali, di sceneggiature per il cinema e di scrittura di romanzi. Ciao aspiranti scrittori, io sono Maria e mi occuperò di introdurvi al magico mondo della scrittura creativa. Mettiamo dunque il caso che voi vogliate scrivere un romanzo. Quali sono i primi punti da cui partire? Innanzitutto il mio consiglio è quello di fermarvi, ignorate la vostra idea di mettervi direttamente a scrivere. La prima cosa necessaria da fare è pensare. Quindi posate il computer o la vostra penna, mettetevi comodi su una bella poltrona, accendete la musica, prendete il vostro gatto, una coperta, quel che sia, mettetevi comodi e prendete soltanto un piccolo quaderno ed una penna. A cosa dobbiamo pensare? La prima cosa, appunto, è quale tipo di storia volete raccontare, di che genere di storia volete parlare, e avete davanti a voi un'infinità di scelte. Potete scegliere di parlare d'amore, d'avventura, potete scrivere un romanzo sulla vendetta, sull'infelicità coniugale. Ci sono tantissimi generi, il thriller, il giallo, infiniti generi, infinite storie di cui parlare, ma voi dovete capire qual è la storia che volete raccontare, che sentite di essere in grado di raccontare. Quando avete deciso il vostro genere, potete metterlo per iscritto. Quindi magari avete deciso di voler parlare d'amore, segnatelo sul vostro foglio, la mia storia tratterà d'amore. E una volta che avete preso questa prima decisione, si aprono davanti a voi un'altra infinità di scelte, perché anche se decidete di parlare d'amore, ci sono un'infinita varietà appunto d'amore. Potete parlare di un amore felice, magari di due giovani che vengono colpiti appunto da questa infatuazione fatale e decidono di vivere questa storia romantica da sogno, oppure potete raccontare una storia di amore contrastato, una storia di amore infelice, magari di un amore non ricambiato, o ancora per esempio di una relazione extraconiugale che ha tutte delle sue dinamiche diverse. Per esempio, mettiamo il caso ancora che voi scegliate di parlare di un amore extraconiugale, segnatelo nuovamente sul vostro quaderno, quindi la mia storia tratterà d'amore e di relazione extraconiugale. Ancora adesso vi ritrovate di fronte a un'altra scelta, che è quella di definire i rapporti di questa relazione. Quindi può essere tra due persone di cui entrambe sono sposate, ma potete chiedervi a questo punto se i matrimoni di queste persone sono matrimoni felici o infelici, se hanno figli o se non hanno figli, se i figli sono a conoscenza di questa relazione o se non ne sono a conoscenza. Insomma, sono infinite scelte che vi dovete trovare ad affrontare e vi dovete porre infinite domande. Non abbiate paura di porvi domande. Quando state scrivendo un romanzo, le domande sono il vostro più grande alleato, quindi fatevele e trovate le risposte e mettete tutto per iscritto. Vi ritroverete sul vostro foglio delle righe contenenti già le tracce fondamentali della storia, perché avete scelto, ad esempio, la mia storia parlerà d'amore e parlerà d'amore extraconiugale, in cui per esempio i protagonisti sono due giovani che entrambi sono sposati, vivono relazioni fallimentari, non hanno figli, diciamo che non hanno figli perché non sono riuscite ad avere figli, e magari queste due persone si sono conosciute in una clinica per l'infertilità. Già solo da questo primo testo, che è il frutto di tutte le domande che vi siete posti, vi renderete conto che ci sono già gli elementi di base di un romanzo, perché abbiamo i personaggi, quindi abbiamo questi due giovani appunto che si sono incontrati, abbiamo l'ambientazione, molto probabilmente una città dove è presente appunto una clinica, una metropoli, abbiamo dei fatti che accadono, come già solo il fatto che appunto i due si incontrano, e abbiamo dei conflitti che sono quello che le due persone vivono con il loro coniuge. Perché personaggi, ambientazione, fatti e conflitti sono gli elementi fondamentali del vostro foglio di lavoro. Che cos'è un foglio di lavoro? È appunto quello che abbiamo realizzato finora, questo foglio dove noi abbiamo appuntato gli elementi di base della narrazione. Ovviamente su questi singoli elementi dovremo soffermarci e lo faremo nei prossimi video. Quello che però vi voglio invitare a fare adesso è proprio ragionare su quella piccola sintesi di storia che abbiamo scritto, e vi voglio invitare a farlo anche voi. Qui nei commenti, fatelo che io poi vi leggo, provate a raccontare una storia che conoscete, magari un romanzo famoso che vi ha appassionato, provate a raccontarlo in poche parole, poche righe,
Cercate di arrivare al frutto della storia. Faccio un esempio, magari Romeo e Giulietta è la storia di due giovani veronesi che si sono innamorati e nell'impossibilità di realizzare la loro storia d'amore hanno preferito togliersi la vita. E sono piccole righe che contengono già personaggi, ambientazione, fatti e conflitti. Provatelo a fare ma senza specificare il titolo del romanzo, così starà agli altri indovinare qual è la storia di cui state parlando. Nel prossimo video parleremo appunto di personaggi, quindi non perdetevelo, e per non perdervi nessun contenuto di Noxvox attivate la campanella che vedete qui in basso e continuate a seguirci. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio da Maria e da tutto il gruppo.